Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come sostituire le lampadine alogene con delle lampadine a LED. Per farlo ho scelto le Osram Nightbreaker H7 per due semplici motivi. Il primo è che sono omologate per uso stradale anche in Italia, con tanto di documentazione e adesivi da applicare ai fari. La seconda cosa è perché sono perfettamente compatibili con la parabola del Ducato, quindi non c'è da fare assolutamente nessuna modifica. Per installarle bisogna smontare entrambi i fari, ma tranquilli, è più facile di quel che sembra. Per smontare il faro dobbiamo svitare due viti Torx, questa e questa qua giù, ma prima di tutto dobbiamo andare a staccare il suo connettore. Per staccare il connettore dobbiamo semplicemente sfilare questa clip grigia verso destra e adesso si staccherà facilmente. Ecco fatto. Adesso possiamo svitare le due Torx. Una. E due. Adesso per rimuovere il faro non dobbiamo tirare verso di noi, ma sfilarlo verso destra. Eccolo qua, semplicissimo. Togliamo il coperchio della lana abbagliante, che è questo qua al centro. Stacchiamo il connettore della lampadina. Vedete, facilissimo anche questo. Adesso per estrarla potete fare a mano tirando oppure aiutandovi con una pinza. Ecco l'alogena, molto facile appunto, basta semplicemente tirare, non ci sono mollette o quant'altro. Prendiamo la nostra nuova lampadina e rimettiamola nel suo alloggio. C'è un verso, si capisce perché c'è questo pezzettino di ferro più sporgente che va nella parte più bassa del faro. Appena sentite fare clic vuol dire che la lampadina è perfettamente in posizione, non ci rimane che riattaccare il connettore. Rimettiamo pure il tappo. Fatto, è arrivato il momento di rimontare il faro. Facilissimo anche da rimettere, basta posizionarlo verso sinistra e poi torna in sede da solo. Adesso riavvitiamo le due Torx. La prima e la seconda. Ricolleghiamo il connettore. Perfetto, facciamo una prova. Perfetto, funziona alla perfezione. Facciamo anche l'altro faro. Anche questa volta togliamo il connettore. E svitiamo anche qui le due Torx. Sfiliamo il faro questa volta verso sinistra. Ed eccolo qua. Di nuovo il tappino al centro. Scolleghiamo il connettore. Ed estraiamo la vecchia lampadina con le pinze. Posizioniamo la nuova, linguetta anche questa volta in basso. E ricolleghiamo il connettore.
rimettiamo il tappino e rimontiamo il faro. Questa volta è bastato farlo scorrere verso destra. Riavvitiamo le due Torx. E come ultima cosa andiamo a ricollegare il connettore. Fatto! L'installazione è terminata, ma è arrivato il momento della parte burocratica. All'interno della confezione ci sono questi due adesivi. Questi adesivi vanno attaccati al faro e servono in caso di controllo delle forze dell'ordine, in modo che loro possano risalire immediatamente alla tipologia di lampadina installata. È una cosa molto importante da fare. Poi vi faccio vedere anche la documentazione. Un adesivo messo qua e l'altro invece da questa parte. All'interno della confezione troviamo anche un link in cui possiamo registrare le nostre lampadine e scaricare tutta la documentazione. Tipo qui c'è un foglio che fa vedere che le lampadine sono state omologate anche per il Ducato. Tutti questi documenti vanno conservati all'interno del veicolo, sempre in caso di controllo delle forze dell'ordine. Spero che il video vi sia stato d'aiuto. Se così fosse vi ricordo come sempre di lasciarmi un like, un commento e di iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo al prossimo video.